E ben ritrovati a questa nuova puntata di Hello Sud dal nostro studio 1 di Taranto. Insieme a me oggi in compagnia sono ancora con l'avvocato Lorenzo Iacobbi. Ciao Lorenzo, ti presento subito. Come ogni martedì, insomma, da qualche settimana stiamo affrontando dei temi ovviamente che riguardano un po' il campo giuridico, soprattutto per quanto riguarda figli, separazioni. Oggi vedremo un altro argomento importante che sono quello riguardante i nonni, che sono una parte importante della nostra società. Però prima di iniziare vi ricordo ovviamente che se volete contattarci lo potete fare chiamandoci al 345 059 4424 oppure mandandoci una mail a ellosud@iotv.tv. Ovviamente le nostre pagine di Facebook sempre a vostra disposizione, pure le mie di Antonio Fiorentino, quindi quando volete, insomma, siamo lì proprio per rispondervi e per in qualche modo darvi tutte le informazioni che insomma ci richiedete. Allora, Lorenzo, oggi è una puntata dedicata ai nonni perché, come ho appena accennato, sono un pilastro fondamentale, insomma, della nostra società, soprattutto negli ultimi anni. Però anche loro, in caso di separazione o comunque problemi dei figli, insomma, rischiano anche di far parte, di essere delle vittime, quantomeno, no? Certo. Beh, il tema dei nonni coinvolti nei processi di separazione dei figli è un tema particolarmente sentito da chi vive queste vicissitudini familiari, perché insomma i nonni costituiscono un po', come dicevi tu prima, se vogliamo anche l'asse portante un po' delle famiglie, che spesso appunto si appoggiano a queste figure, diciamo che non solo e non tanto per ragioni di carattere diciamo così, affettivo, ma anche per ragioni di carattere economico, visto i tempi in cui viviamo. Molte famiglie diciamo così, si appoggiano alle figure dei nonni e quindi diciamo, i nonni diventando parte integrante della famiglia ovviamente risentono anche di quelle che sono poi le conseguenze derivanti da una separazione da parte dei figli, dei generi, eccetera. E quindi si pone il problema come questi nonni vengono coinvolti in queste vicende e soprattutto qual è il loro ruolo rispetto ai nipoti, perché diciamo, il problema più avvertito da parte dei nonni è appunto quello di vedersi interrotti i rapporti con i propri nipoti, perché finisce che il conflitto che si instaura tra una coppia, giocoforza, coinvolge anche le famiglie di origine di entrambi e quindi in questa contrapposizione, mentre vi è una norma, ci sono delle norme che poi regolamentano i rapporti padre-figli, madre-figli, al momento non c'è una vera e propria come dire, norma che attribuisca a un nonno il diritto di poter relazionare con i nipoti. O meglio, ultimamente sono stati fatti dei passi notevoli con l'introduzione della legge di riforma sull'affido condiviso. Diciamo che per la prima volta la figura del nonno paterno-materno viene in qualche maniera disciplinato. Questo però in funzione nell'ottica della tutela del minore, ossia, come dicevo prima, non c'è un vero e proprio diritto di visita per il nonno, però il giudice contempla, o meglio il legislatore contempla il diritto del minore a mantenere inalterati i rapporti anche con le altre figure parentali che, diciamo così, ruotano intorno a quella paterna e materna. E in questo contesto quindi rientrano anche le figure dei nonni. Quindi si assiste spesso a delle definizioni di separazione,
questo avviene prevalentemente nelle separazioni consensuali, dove appunto c'è l'accordo delle parti, che tra l'altro modifica anche i rapporti con i figli, di inserire all'interno delle condizioni di separazione anche i rapporti con i nonni. E questo penso che già sia un primo passo significativo, perché queste persone appunto vedano riconosciuti questi diritti, che poi sono diritti affettivi, che ovviamente non gli si può negare. Ma nel momento in cui, adesso parlando, facciamo un caso ipotetico, ci si trova in una situazione in cui i due coniugi, insomma, già per varie questioni non vanno d'accordo, quindi c'è una situazione anche di separazione non proprio consensuale, insomma, i rapporti non sono così come distesi, e quindi i nonni hanno anche la conseguenza, perché per, diciamo tra virgolette, mancata intelligenza, diciamo così, da parte dei coniugi di far vedere i propri nipoti, come la legge si muove o si sta muovendo in questi casi in cui veramente la situazione, diciamo, è molto delicata, più delle altre. Certo. Beh, come dicevo prima, il legislatore tutela la figura del minore, cioè gli vuol garantire che anche dopo una separazione lui continui a mantenere, diciamo così, inalterati i rapporti con i propri nonni. Quindi cosa succede? Nel momento in cui un nonno si vede in qualche maniera estromesso dalla vita del proprio nipote, laddove riesce a provare che il fatto stesso appunto che al nipote gli venga impedita la sua frequentazione, a quel punto si può rivolgere al giudice chiedendo un provvedimento che limiti addirittura anche la capacità genitoriale del coniuge, che gli impedisce di continuare a far intrattenere i rapporti. Quindi faccio un esempio pratico: è chiaro che un nonno il quale non ha mai avuto, diciamo così, particolari rapporti con i nipoti, è chiaro che non potrà presentare un'istanza in tal senso, perché il minore, così come fino ad oggi non aveva avuto rapporti con lui, è chiaro che di punto in bianco non gli si può non si può chiedere, quindi non si può mettere il minore nelle condizioni di ripristinare un rapporto che fino allora non aveva avuto. Mentre nel caso in cui si dimostra che il nipote aveva una vita di relazione quotidiana affettiva con il nonno, beh, a quel punto, laddove il nonno lamenta che da un certo punto in avanti uno dei due genitori gli ha impedito la frequentazione, si può rivolgere al tribunale, in questo caso al tribunale minorile, perché appunto adotti un provvedimento di limitazione della potestà genitoriale nei confronti di chi dei due coniugi si è reso responsabile. Addirittura si può anche andare oltre, nel senso che ci può anche essere può anche essere intrapresa un'azione penale nei confronti di chi dei due genitori appunto si rende responsabile di questo, e addirittura il nonno può anche chiedere un risarcimento danni in sede civile nei confronti del genitore che si è reso responsabile di ciò. Quindi diciamo che le strade da percorrere ci sono. L'importante è che al magistrato si dia l'idea che la parte lesa, in questo caso il nonno, abbia sino ad allora avuto comunque una vita di relazione affettiva con il minore. E quindi, insomma, c'è la possibilità anche per i nonni di, insomma, avere un'azione proprio legale in tal senso. Però nel momento, l'altra domanda che mi viene spontanea, è nel momento in cui c'è una resistenza, nonostante lo stesso giudice, insomma, dà delle disposizioni, cioè praticamente di far vedere i propri nipoti. Nel momento in cui ci sono delle inosservanze degli obblighi del giudice, a quel punto si può anche intraprendere un'azione penale, come dicevo prima, nei confronti del genitore responsabile. Quindi diciamo dobbiamo uscire un po' dall'ottica che ha visto sino ad oggi i nonni come una sorta di figura di bancomat, ecco, per i nipoti e per i figli.
Quindi il nonno è una figura che a tutti gli effetti deve entrare nella cerchia di persone che il minore frequenta e che ha diritto comunque a frequentare, non dimenticandoci poi che queste figure, quindi i nonni, non hanno solo dei diritti ma hanno anche dei doveri che magari poi vedremo dove, dei doveri appunto anche nei confronti dei minori stessi. Noi anche nelle altre puntate abbiamo un po' anche parlato della figura degli psicologi, no? In questo caso come intervengono? Cioè c'è anche, in casi proprio complicati, la possibilità che psicologi vengano appunto chiamati insomma, a capire anche il minore quale sia la sua stessa volontà, perché poi la legge stessa, no, come dicevi tu fino adesso, è il nipote che comunque il minore che deve avere, se vuole avere dei rapporti con i nonni o meno, perché poi bisogna un po' ascoltare il minore. Certo. Beh, le figure degli psicologi, così come quelle degli assistenti sociali, sono delle figure ausiliarie che coadiuvano l'attività del magistrato, soprattutto del magistrato minorile. Sono figure che hanno e possono avere un'importanza determinante, laddove in un primo caso valutano se effettivamente la mancanza della figura del nonno possa influire negativamente sulla crescita e lo sviluppo del minore, quindi in quel caso relazionano al magistrato facendogli appunto presente che per il bambino non è soltanto indispensabile continuare ad avere un rapporto continuativo con entrambi i genitori, ma anche con una figura che sino a poco tempo prima aveva visto al suo fianco. Poi io aggiungerei, oltre a queste due figure, anche una figura molto importante che è quella del mediatore familiare, perché diciamo che il mediatore familiare può intervenire ancor prima che intervenga uno psicologo piuttosto che un assistente sociale, ecco, può intervenire con le coppie facendo loro presente appunto che nella regolamentazione dei rapporti tra appunto i coniugi e i bambini e il minore bisogna inserire anche questa figura, perché è chiaro che ciò porterebbe ad un tasso, come dire, a far subire al minore un trauma minore di quello che normalmente già di per sé subisce, perché è chiaro che in un procedimento, in un processo di separazione, la figura del minore è quella che viene maggiormente colpita, perché è la prima vittima di questo conflitto. Quindi diciamo rassicurarlo sulla presenza e sulla continuità della presenza della figura dei nonni al suo fianco può sicuramente giovare alla psiche e all'equilibrio psichico del minore stesso. Come un'altra cosa importante, insomma, abbiamo parlato fino adesso di diritti, no? Dei nonni, però tu accennavi che anche i nonni hanno dei doveri. Beh, c'è un dovere di aiuto e di sostentamento, perché la legge prevede che laddove i genitori non siano nelle condizioni di poter mantenere il proprio figlio, in quel caso devono intervenire anche i nonni. Attenzione, non parliamo delle ipotesi nelle quali i genitori non vogliono, si rifiutano o diciamo ci siano altri motivi posti alla base di un diniego del sostentamento nei confronti dei figli. Parliamo proprio di ipotesi nelle quali proprio i genitori non ce la fanno oggettivamente a sostenere i propri figli, e in questo caso appunto i nonni possono, ma devono, perché ci sono delle norme appunto che li impegnano in tal senso, devono intervenire. Quindi ecco che vediamo che laddove il legislatore si ricorda dei nonni come diciamo così obbligati o quantomeno coobbligati nei confronti, economicamente nei confronti dei minori, quindi a maggior ragione nei loro confronti bisogna che gli si vengano anche riconosciuti dei diritti. Anche perché, appunto, stavamo appena dicendo, effettivamente oggi come oggi i nonni stanno diventando veramente una colonna importante, fondamentale, anche economica, perché si sta vivendo una situazione così difficile che ovviamente loro
per una questione appunto fortuna per quanto riguarda il discorso anagrafico, una pensione, quindi hanno una situazione un po' più solida da poter anche aiutare molte volte i propri figli o i propri nipoti ad andare avanti in periodi così complicati. Certo. Beh, consideriamo che sono sempre di più le coppie che per motivi di disagio economico ritornano a vivere in casa con i propri genitori, o di uno o dell'altro, quindi trasferiscono il loro nucleo familiare all'interno dell'abitazione di uno dei nonni. E quindi ecco perché, come si diceva prima, giocoforza, queste figure stanno diventando proprio componenti effettivi dei nuclei familiari, perché un tempo il rapporto era diciamo così, diverso, perché ogni famiglia costituiva poi un nucleo a sé e quindi le figure dei nonni non rientravano a pieno titolo, ma oggi come oggi, giocoforza, ciò accade e quindi ecco che il bambino vede nel nonno una figura quotidiana con cui relazionarsi ed è per questo che i nonni hanno poi tutti i diritti di far sì che una volta che la coppia si separa comunque anche loro non debbano subire questo processo di separazione. Dal punto di vista legislativo si sta facendo altro oltre a quello di cui abbiamo appena parlato, sempre per agevolare? Si sta cercando di apportare delle norme che attribuiscono chiaramente dei diritti nei confronti, dei diritti di azione nei confronti dei nonni, perché come detto prima loro sono tutelati, ma di riflesso nel momento in cui ci si accerta che al minore manca la figura del nonno. L'Italia, come spesso ribadiamo quando affrontiamo anche altri argomenti, l'Italia è sempre un po' dietro rispetto alle altre nazioni, dove invece queste figure sono molto meglio inquadrate e tutelate. Quindi si sta andando verso diciamo così, verso questa strada, cioè far sì che ci siano articoli, ecco, giusto cercando di usare quantomeno tecnicismi, degli articoli di legge ad hoc che tutelino queste famiglie. Ci sono dei disegni di legge in tal senso, quindi staremo a vedere quello che il legislatore farà nei prossimi mesi. Poi un'altra cosa che invece affronteremo meglio nella seconda parte è un po' il discorso case-famiglia, no? Beh, perché sì, è un po' collegato. Nonni e case-famiglia c'è un po' questa, forse una sostituzione si sta cercando di apportare della figura, al posto della figura dei nonni, a quella appunto di queste case-famiglia che anche qui c'è tutto un mondo dietro che poi insomma spiegherai meglio tu nella seconda parte, ma quindi c'è proprio anche questa realtà che si sta venendo sempre di più a creare. Sì, perché spesso si penalizzano le figure dei nonni per in qualche maniera privilegiare quella di estranei a cui poi affidare i bambini. Situazioni di difficoltà economiche in cui versano i genitori sono motivo valido perché questi bambini vengano in un primo tempo ospitati. È un termine molto edulcorato, a me a volte piace utilizzare il termine rinchiusi all'interno di case famiglie per poi essere affidati a terzi. E non si tiene conto che all'interno del ramo parentale ci sono figure altrettanto importanti per il bambino, come ad esempio i nonni, che potrebbero sostituirsi alle case famiglie e quindi tenere questi bambini. Si fa molta fatica però. Ma poi vedremo bene perché, i motivi, come mai si sta scegliendo da parte appunto anche dei giudici di preferire queste case famiglie al posto di parenti che magari potrebbero anzi dare un aiuto migliore, magari meno estraneo e anche creare meno disagio allo stesso minore quando
è necessario comunque affidarlo a qualcun altro che non siano i genitori. Comunque lo vediamo tra pochissimo, Lorenzo, do la linea alla regia per la pubblicità, ma tra 2 minuti siamo ancora qui insieme a Lorenzo Iacobbi proprio per continuare a parlare dei nonni e anche e soprattutto affrontare questo tema che insomma si sta sempre di più diffondendo, di utilizzare o preferire le case famiglia al posto di nonni o comunque parenti stretti o vicini al minore. Tra 2 minuti con Elo Sud. E ben ritrovati qua dal nostro studio di Elo Sud, a IOTV, canale 189 del digitale terrestre. Chi si fosse messo in collegamento solo ora, sono in compagnia dell'avvocato Lorenzo Iacobbi perché stiamo parlando di un argomento importante che sono i nonni, la figura dei nonni e diciamo molte volte queste figure si ritrovano in situazioni anche difficili quando appunto i propri figli si trovano ad affrontare una separazione e quindi c'è di mezzo anche un po' il discorso dei nipoti, la possibilità di vederli, insomma stiamo un po' valutando, analizzando questo fenomeno. Però ci siamo lasciati con Lorenzo proprio parlando un po' del discorso case famiglie, cioè di quanto in questi ultimi anni si sta preferendo appunto affidare magari per casi particolari i minori a delle case famiglie piuttosto che ai nonni o comunque a parenti stretti o vicini al minore. Come mai insomma c'è questa preferenza da parte dei giudici o comunque c'è questa scelta di preferire magari questi luoghi un po' estranei, magari che possono anche traumatizzare in parte un minore, comunque un bambino, rispetto comunque a un familiare che è comunque una persona conosciuta, un volto comunque che riguarda la famiglia e quindi c'è un discorso ben diverso? Beh, da un po' di anni a questa parte diciamo che purtroppo è esploso in maniera negativa il fenomeno delle case famiglia o centri di accoglienza o comunità di recupero come le vogliamo chiamare, che sono fondamentalmente delle strutture organizzate da privati, convenzionati con enti pubblici o locali che praticamente accolgono questi minori per un tempo determinato da quelle che poi sono le valutazioni che fanno gli operatori all'interno della struttura stessa, li accolgono per poi o restituirli alle famiglie d'origine oppure diciamo così, renderli adottabili per terzi che ne vogliono far richiesta appunto di adozione. È un fenomeno particolarmente che si sta espandendo purtroppo nel nostro territorio, dico purtroppo perché sta diventando un vero e proprio business, nel senso che queste strutture, essendo appunto convenzionate con enti pubblici o locali, finiscono col aver lucro da queste attività. Basti pensare che in media per ogni ospite una casa famiglia percepisce intorno che va dalle 150 alle 200 euro al giorno. Insomma è una somma non indifferente. E allora se si pensa che questi bambini vengono collocati all'interno di queste strutture perché i genitori non sono nelle condizioni di poterli mantenere, come direbbe quel tale, la domanda sorge spontanea. Allora lo Stato a quel punto, invece di sborsare, o lo Stato, gli enti locali, sborsare quelle somme che poi moltiplicate nel corso di anni, quindi assumono cifre stratosferiche, quindi a quel punto basterebbe darne un terzo, la metà di quei soldi a queste famiglie e il problema verrebbe risolto. Andiamo per gradi. Sì. Perché io volevo proprio partire dallo spiegare come funzionano. Cioè una volta che il minore è lì, qual è lo scopo, cioè come avviene, qual è l'attività di una casa famiglia?
Il minore viene collocato in casa famiglia per diversi motivi, o perché le condizioni economiche dei genitori non sono ritenute sufficienti per il suo mantenimento, quindi vengono collocati temporaneamente in attesa che o la situazione economica dei genitori migliori, quindi vengono riaffidati a loro, oppure se non migliora a quel punto vengono, diciamo così, si dà la disponibilità a questi bambini poi di essere adottati da altre famiglie. Oppure vengono collocati all'interno di queste strutture quando il magistrato ritiene che per la loro anche incolumità di natura fisica o psicologica, perché magari sono bambini che vivono all'interno di contesti violenti, eccetera, quindi si preferisce tutelarli, metterli al riparo, in attesa poi che la situazione si definisca, o quando c'è un alto tasso di conflittualità tra i genitori. E in questo contesto ecco che spesso vengono comunque trascurate le figure dei nonni, giusto per tornare all'argomento di cui oggi ci stiamo occupando, perché non sono ritenuti, come dire, idonei ad assicurare al minore la crescita, lo sviluppo e la tranquillità di carattere sia psicologico che anche economico, per poter poi, come dire, attendere che la situazione dall'altra parte si tranquillizzi per poi far ritorno a casa. In sostanza, i magistrati, sostenuti da relazioni provenienti dai loro esperti, ritengono che ai fini di un percorso di recupero di questi minori, queste figure esterne, per carità, magari composte da gente preparata, competente e quant'altro, comunque sia più idonea rispetto ai nonni paterni. Noi spesso vediamo che così non è, perché il bambino comunque subisce un trauma, oltre al trauma che già di per sé sta vivendo all'interno del contesto familiare. Questo trauma di venir preso e collocato, rinchiuso in questa struttura che, per quanto accogliente possa essere, ma agli occhi del bambino viene comunque vista come un luogo coercitivo dove trascorrere del tempo. Ecco perché io parlo del termine rinchiudere questi bambini, perché magari sentendo i responsabili di alcuni centri, loro parlano i bambini li considerano come ospiti, ma l'ospite ci va nel momento in cui ci vuole andare, resta per quanto tempo vuol restare e poi va via. Qui in questo caso purtroppo assistiamo a dei bambini che restano in queste strutture anche 1 anno, 2 anni, quindi il tempo è un tempo notevole. E ci troviamo dall'altra parte a dover assistere dei nonni che, come dire, si propongono di tenere questi bambini per il tempo necessario, ma non sono mai visti di buon occhio, nel senso che un po' per l'età, si dice il nonno, una nonna a una certa età. Anche se oggi, dire il vero, sono così giovani. Ormai sono giovani, però diciamo che viene spesso utilizzato questa scusante dell'età, quindi magari non sono autonomi al 100%, potrebbero rappresentare un pericolo per il minore, eccetera, ma non si considera come spesso l'affetto di un nonno possa tranquillamente sopperire a un qualsiasi deficit di carattere fisico che lo stesso possa avere visto gli anni. E quindi si preferisce, diciamo così, alimentare un sistema freddo, perché noi dobbiamo sempre ragionare con gli occhi del bambino, cioè gli occhi del bambino, perché magari tra adulti si può comprendere il significato, poi si può parlare della professionalità di un operatore piuttosto che della competenza di un altro. Ovvio, un bambino non ma il bambino, se al bambino gli si dice preferisci stare col nonno piuttosto che andartene in un luogo a te completamente sconosciuto e ameno, è chiaro che il bambino opta per questa figura. Fortunatamente stiamo iniziando a trovare dei magistrati che iniziano ad ascoltare quelle che sono le nostre richieste, perché, ripeto, le figure dei nonni, ma così come possono essere anche degli zii,
parenti, insomma persone comunque vicino, facenti parte della rete familiare, è giusto che vengano privilegiati prima che di queste strutture protette. E quindi, insomma, come hai detto tu, quindi si preferisce queste strutture particolari, ma alla fine un bambino che sta per tanto tempo in una di queste case famiglia, cioè come viene, io mi chiedo un po' così, da esterno, dopo tanto tempo passato lì, come ne viene fuori? Perché alla fine, per quanto possa, come tu hai detto, essere un luogo di professionisti sicuramente, persone competenti, però alla fine è sempre un luogo un po' insomma rinchiuso lì per tanto di quel tempo. A sentire le testimonianze, a raccogliere e sentire le testimonianze dirette di questi ragazzi che poi negli anni sono diventati adulti, sono tutte esperienze e testimonianze negative. Ci sono anche delle associazioni che sono nate, diciamo così, di reduci da case famiglie. Il bambino non esce mai bene da queste strutture. Allora io dico che occorre una riforma anche su questa tematica, perché le case famiglie che sono sorte con la chiusura degli orfanatrofi, chiusi perché erano considerati come luoghi poco idonei alla crescita di un minore, quindi chiusi gli orfanatrofi sono nate le case famiglia. Quindi abbiamo cambiato solo il nome. Abbiamo sostanzialmente, ecco, bravo, abbiamo sostanzialmente cambiato solo il nome e in più si è creato questo business perché sono tutte strutture private convenzionate. E allora bisogna un attimino fermarsi un attimo e riflettere, perché per carità ci sono delle situazioni in cui il minore necessita di essere salvato dalla sua famiglia d'origine, perché ci sono situazioni di gravissimo conflitto all'interno della famiglia, situazioni particolarmente violente, quindi è il caso che il bambino venga preso e messo in una struttura al riparo da tutto. Ed è la legge che impone, anche la normativa internazionale, impone al magistrato di collocare il bambino in una struttura protetta laddove ci siano proprio le effettive necessità. Purtroppo da quello che doveva essere un caso eccezionale si è passati ad una prassi, cioè basta un non nulla, una relazione scritta in una certa maniera che faccia sì che il bambino venga inserito in una comunità. Quindi bisogna stare molto attenti quando si affrontano questi casi. Ed ecco che ritorna la figura del nonno materno-paterno, perché in situazioni dove non si ravvisa la necessità, dove non vi è l'assoluta né proprio gravità e urgenza di prendere il bambino e collocarlo in una struttura protetta, in questo caso le figure dei nonni possono sopperire tranquillamente a far sì che la cosiddetta emergenza passi e dopodiché il bambino può tornare tranquillamente presso le sue mura domestiche. Adesso ti chiedo una domanda un po' sul tuo lavoro, no? Perché poi tu affronti tanti di quei temi. Volevo chiederti un po' esperienze personali, magari di casi che tu hai dovuto in qualche modo curare, comunque hai assistito, sì. Hai avuto particolari situazioni, insomma, da cui hai potuto notare quanto effettivamente poi il discorso di allontanare un bambino, sì, ovvio dai suoi genitori, però preferibilmente portarli da dei nonni piuttosto che in case famiglia o comunque in luoghi un po' estranei. Sì, il mio lavoro porta a imbattermi in situazioni di avere come clienti non tanto i genitori quanto i nonni, situazione che il mio studio segue tutt'oggi e che riguarda proprio questi aspetti, cioè un tribunale che, come dire, preferisce in un primo tempo allontanare i bambini dai genitori collocandoli presso una struttura, dimenticando che ci sono delle richieste da parte di nonni, i quali per carità
hanno una loro età, hanno i loro acciacchi, però come dicevo prima, l'affetto smisurato che nutrono nei confronti dei propri nipoti, che a volte è anche maggiore di quello che nutrono per i loro figli, sopperisce tranquillamente a quelle che possono essere i normali handicap di carattere fisico. E devo dire che mentre in passato c'era proprio, come dire, una sorta di muro di gomma, cioè non si riusciva, ora si sta cominciando a vedere già qualche risultato. Ci sono dei magistrati che, diciamo così, superano questi pregiudizi e preconcetti nei confronti di queste persone anziane, guardano il problema dagli occhi del bambino, perché spesso, o meglio spesso, il Tribunale per i minorenni giudica nell'interesse del minore, questo è previsto, no? Cioè, deve essere così. Deve essere così, però spesso è lettera morta, nel senso che poi alla fine i veri interessi del minore non vengono ascoltati. Tra questi interessi c'è quello di avere, appunto, di mantenere un rapporto continuativo con la figura dei nonni, ed è giusto che venga rispettato. Quindi insomma hai dato comunque una valutazione positiva negli ultimi tempi. Le cose si stanno evolvendo favorevolmente, tanto è vero che noi poi utilizziamo le sentenze emesse da altri magistrati precedentemente nei ricorsi che poi andiamo a presentare su altri territori. Quindi diciamo che la giurisprudenza in tal senso si sta evolvendo favorevolmente. Ecco, quindi da questo punto di vista sono ottimista, perché poi, ripeto, è un peccato vedere da una parte questi bambini chiusi in queste strutture, e dall'altra vedere dei nonni che rivendicano i bambini a sé, e avendone tutte le carte in regola, avendo una pensione, avendo una casa, vivendo, se non magari nel lusso, ma comunque riuscendo a garantire per sé e per i propri nipoti un futuro tranquillo. Ecco. È un peccato vedere questa contrapposizione, vedere che a queste persone gli venga negato un loro diritto sacrosanto. L'altra volta abbiamo anche molto spesso parlato di quanto vengono sentiti poi i bambini, no? Sì. Adesso per fortuna si dà più diritto di parola, tra virgolette, comunque si ascoltano di più i bambini. Ed è un motivo per il quale i magistrati cominciano a guardare la figura dei nonni come un soggetto a cui poter loro affidare i bambini, perché anche se, voglio dire, potrebbe sembrare scontato che un bambino sia legato al proprio nonno, ma sentendo dalla loro voce diretta, dalla loro volontà, che vogliono e preferiscono continuare ad avere un rapporto con loro, ecco che questo fa sì che poi il magistrato adotti un provvedimento del genere. La normativa che è stata introdotta di recente, che appunto dà diritto al minore di essere ascoltato in ambito di separazione, e dà dall'altra parte l'obbligo del magistrato di ascoltarlo, è un qualcosa che sicuramente facilita questo percorso. Anche perché prima, appunto, quando tu mi dicevi in passato che magari non venivano molto ascoltati, che poi perché? Questa è la domanda. Alla fine forse si facilita un po' il lavoro di tutti, no? È cambiato il concetto, perché prima il minore veniva considerato come destinatario degli effetti giuridici. Adesso invece il minore viene considerato come parte processuale, e quindi da soggetto passivo diventa soggetto attivo, e in quanto tale si ha il diritto obbligo di ascoltare le sue ragioni. Ovviamente vanno sempre valutate attentamente, eccetera. Però il fatto già che si dia la parola al bambino con tutte le cautele del caso è un aspetto di civiltà, è un aspetto positivo. In conclusione, Lorenzo, proprio visto che tu insomma sei proprio attivo su questi temi,
ci saranno magari tanti nonni che ci stanno anche ascoltando, qualcuno magari in situazioni particolari, se vuoi dare anche un consiglio giusto perché è importante. Il consiglio è non demordere, perché la situazione si sta evolvendo favorevolmente, quindi si stanno, ripeto, avendo già i primi provvedimenti positivi nei loro riguardi, e quindi laddove, ecco, ripeto, laddove ci sono situazioni nelle quali la figura nonno-nipote sia stata una figura che fino al momento della separazione era un rapporto, cioè, chiedo scusa, era un rapporto continuativo, intenso, quotidiano, ecco, è legittimo da parte loro, anche dopo che c'è stata una rottura dei rapporti tra il figlio, il genero, piuttosto che nuora e figlio, che si continui ad avere questo rapporto con il minore. E quindi ci sono strade percorribili da parte dei nonni, perché c'è una giurisprudenza che sta iniziando a riconoscere loro i diritti che meritano. Anche perché sono delle figure importanti, ripetiamolo, perché oggi come oggi... Per chi ce li ha ancora i nonni sa quanto... Sono importanti da tanti punti di vista, no? Quello affettivo, quello insomma un po' come pilastro di una famiglia, una sicurezza, anche economico oggi, perché... lo mettiamo per ultimo perché non è bellissimo magari... No, diciamo che per il bambino l'aspetto economico, anche se il bambino è abituato, il regalo, cioè il nonno è chiaro che viene visto sempre come colui il quale, no? Però diciamo che per il bambino è fondamentale proprio la sicurezza affettiva che gli può garantire un nonno, quindi... E allora, insomma, salutando anche tutti i nonni che ci seguono, io ti ringrazio Lorenzo, anzi ricordo appunto anche che sei un avvocato matrimonialista, prima non l'ho detto, componente direttivo AMI, che è l'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani. Noi ci rivediamo sicuramente, vi ricordo invece da parte mia tutti i nostri contatti, ci potete chiamare al 345 059 4424 oppure potete mandare una mail a elosud@iotv.tv. Nostre pagine Facebook, IoTV e Lo Sud, sempre a vostra disposizione. Vi ricordo il nostro canale su YouTube, Lo Sud IoTV, dove potete rivedere tutte le puntate. E in più vi ricordo i miei contatti, quelli di Antonio Fiorentino, quindi quando posso vi rispondo. Grazie per averci seguito, adesso do la linea al TG Nuestro e noi ci ritroviamo alla prossima puntata di Lo Sud.